Dal 293 al 305 d.C. l'impero romano fu governato da un sistema chiamato tetrarchia. Il sistema prevedeva la divisione dell'impero in due aree governate da due Augusti. Ogni Augusto nominava a sua volta un Cesare come successore a cui veniva affidato il controllo di un'ulteriore area dell'impero. Alla morte o alle dimissioni dell'Augusto subentrava il Cesare in carica, nel ruolo di Augusto appunto, che nominava a sua volta un Cesare come erede. Nel 305 Diocleziano e Massimiano abdicarono e nominarono i loro Cesari come nuovi Augusti. Costanzo Cloro salì al potere in Occidente e nominò Severo come Cesare. Galerio salì al potere in Oriente e nominò Massimino Daia come suo Cesare. Purtroppo nel 306, alla morte di Costanzo Cloro, il meccanismo si ruppe, poiché l'esercito nominò direttamente Augusto il figlio di Costanzo, Costantino, mentre a Roma i pretoriani avevano proclamato imperatore il figlio di Massimiano, ovvero Massenzio. Severo tentò di riprendersi il potere in Italia, ma nel 307 Massenzio lo fece uccidere, mentre Costantino combatteva con successo i Franchi sul confine renano. Massimiano, ancora molto autorevole e contro ogni legittimità del sistema tetrarchico, sosteneva il proprio figlio promuovendo un'alleanza tra Massenzio e Costantino, offrendo a quest'ultimo in cambio il titolo di Augusto e la mano di Fausta, figlia di Massimiano nonché sorella di Massenzio. Nel 308, per ristabilire la situazione, fu convocato un incontro a cui presero parte anche i due ex Augusti, Diocleziano e Massimiano, in cui si stabilì che Licinio sarebbe diventato Augusto d'Occidente e Costantino Cesare, mentre in Oriente avrebbe regnato Galerio assieme al Cesare Massimino Daia. Dopo aver rotto col figlio nel 308, l'anno seguente Massimiano si rifugiò in Gallia, alla corte di Costantino e di sua figlia. Ma non contento del ruolo di subalterno del Cesare, tentò nel 310 di eseguire un colpo di stato spargendo la voce della morte di Costantino, mentre questi era impegnato a contrastare i Franchi nel nord della Gallia. Saputo della ribellione, Costantino, il cui esercito gli era rimasto fedele, marciò contro Massimiano, che fu assediato e costretto al suicidio a Marsiglia. Nel 311 Galerio morì e Massimiano Daia si divise con Licinio i territori dell'Oriente. L'anno seguente ci fu la resa dei conti tra Massenzio e Costantino, coloro che per primi avevano rotto i meccanismi di successione propri del sistema tetrarchico. Costantino radunò un grande esercito e marciò contro Massenzio in Italia. L'esercito di Costantino vinse il rivale presso Torino e Brescia, per poi arrivare allo scontro decisivo vicino a Roma, nei pressi del Ponte Milvio. Dopo le ripetute sconfitte, Massenzio si era fortificato a Roma quando arrivò l'esercito di Costantino. Massenzio godeva del vantaggio numerico. Il suo esercito ammontava, secondo le stime che reputo più credibili, a circa 100.000 uomini, mentre quello di Costantino ne disponeva di circa la metà. Va detto che le stime delle epoche antiche tendono a minimizzare gli effettivi del futuro vincitore, per esaltarne le capacità belliche, oltre che l'aiuto divino che permette al favorito degli dei di vincere in qualunque situazione, anche in quella più disperata. È indubbio che Costantino potesse però contare su contingenti molto più esperti, addestrati e legati alla sua figura di quelli del rivale. Non è chiaro il motivo di quanto accadde, probabilmente credendo di sfruttare un vaticinio favorevole, Massenzio, il 28 ottobre del 312, decise di abbandonare la posizione favorevole tra le mura di Roma per affrontare in campo aperto Costantino. Massenzio costruì un ponte di barche sul Tevere ed attraversò il fiume proprio vicino al Ponte Milvio, ponte che era stato reso precedentemente inutilizzabile dallo stesso Massenzio per ostacolare l'assedio di Costantino. Tuttavia Massenzio compì un grosso errore strategico, schierando l'esercito a ridosso del fiume. Quando Costantino si avvide dell'errore del collega, nonostante l'inferiorità numerica, ordinò l'attacco generale. Lo scontro fu molto acceso, tuttavia la cavalleria di Costantino mise in fuga la sua controparte sulle ali. Di qui si rivolse verso il resto dell'esercito di Massenzio, che avendo poco spazio di manovra e non potendo riformarsi, finì per sbandare e fuggire attraverso il ponte di barche precedentemente costruito. Essendo un ponte di fortuna, però, cedette al peso dell'esercito in transito e crollò portando con sé nel Tevere anche il corpo di Massenzio, che così morì quel giorno. L'ultima resistenza sul campo fu compiuta dalla guardia pretoriana, che per questo venne sterminata. A questo punto Costantino rimase unico imperatore d'Occidente e nel 313 incontrò a Milano Licinio.
I due decretarono, dando seguito al precedente editto di Galerio, di tollerare entro i loro territori qualunque religione. Questa loro disposizione passò alla storia come editto di Milano. L'incontro fu anche un'occasione per stringere un accordo politico, infatti Costantino dette in sposa la sorella Costanza a Licinio. La cosa però non piacque a Massimino Daia, poiché lo escludeva dai giochi di potere dell'impero. Quest'ultimo allora radunò l'esercito orientale e marciò verso occidente, dove conquistò Bisanzio ma fu sconfitto successivamente presso Adrianopoli da Licinio, che estese i suoi domini alle province orientali dell'impero. Secondo l'effimera logica petrarchica, a questo punto Costantino e Licinio avrebbero dovuto nominare due Cesari, e nel 316 Costantino nominò Cesare Bassiano, ma Licinio, che era contrario all'accordo, spinse il Cesare a ribellarsi all'Augusto. Costantino sventò il piano e giustiziò Bassiano, e a questo punto chiese a Licinio di consegnargli il fratello di Bassiano, anche lui coinvolto nel complotto. Il rifiuto di Licinio portò alla rottura tra i due Augusti. Nel corso del 317 i due Augusti si scontrarono varie volte e Costantino riuscì a strappare l'Illirico al rivale, riconoscendone però l'autonomia territoriale e l'indipendenza legislativa. Negli anni successivi Costantino potenziò le difese territoriali del suo impero e la flotta. Il 323 Costantino fu costretto ad affrontare alcune scorrerie dei Goti. Per sgominarne la minaccia, egli durante le manovre penetrò nei territori di Licinio, che protestò vivamente per l'accaduto. L'anno successivo fu l'anno dello scontro finale. Licinio e Costantino armarono due grandi eserciti e marciarono l'uno contro l'altro. Costantino prevalse su terra ad Adrianopoli e su mare all'imbocco dell'Ellesponto, grazie alla flotta comandata da suo figlio Crispo, prima di sgominare nuovamente l'esercito di Licinio a Crisopoli. Nel 325, divenuto unico imperatore romano, fece uccidere il proprio figlio Crispo e la moglie Fausta, colpevoli di avere una relazione incestuosa. Lo stesso anno si svolse il primo concilio ecumenico cristiano della storia, per risolvere i contrasti tra la fazione capeggiata da Ario e quella di Atanasio. I seguaci di Ario furono battuti e fu stabilita l'ortodossia cristiana, negando le tesi ariane. Ario fu quindi esiliato, tuttavia i suoi seguaci erano ancora forti e ben presto venne riammesso a corte. L'anno dopo iniziarono i lavori per la costruzione di una nuova Roma, dove sorgeva Bisanzio. Questo progetto era stato pensato per spostare l'amministrazione più vicino alle aree calde dell'impero, sfruttando le caratteristiche naturali eccezionali del luogo che potevano garantirne facilmente la difesa. Era inoltre un progetto politico rilevante, poiché allontanava anche fisicamente il potere imperiale, ormai supportante alla religione cristiana, dalla potente classe senatoriale romana, che in gran parte professava la fede pagana. La nuova città avrebbe portato il nome dell'imperatore che l'aveva costruita, ovvero si chiamava Costantinopoli. Nel 337 il grande imperatore morì. La leggenda vuole che si fece battezzare in punto di morte da un vescovo ariano, Eusebio di Nicomedia. Egli lasciava un impero solido e sicuro, i cui confini si era premunito di allargare e rinforzare nel corso della sua trentennale opera. La sua eredità era lasciata ai suoi tre figli, aprendo dunque la strada all'endemico problema dell'impero romano, la successione al trono.